Seconda sessione di Luana, abbiamo iniziato. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Luana ha tra le mani uno spartito musicale. Si tratta del Requiem di Mozart. Lo sta studiando, si sta preparando per eseguirlo. Ti dà l'autorizzazione? Della sessione? Sì, certo, sì. Come? In maniera molto solenne, quasi con un gesto rallentato della testa. Che fa sì con la testa. Sì, esatto. Non ce la vuole dare l'autorizzazione in una maniera più sentita? O già questa è sentita? È sentita? Sì, inizia a suonare il pezzo. Non so se è in questa visione è a metà tra un clavicembalo e un pianoforte, no? Vibrazione di Luana. 4 miliardi. Consapevolezza. 153. Anima. 42. Vite. 1687. Cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 50. 3D, 4D. E qua siamo ancora, diciamo, un 60, 3D. Vivacità animica. 52. Il nuovo progetto di Luana si chiama? Me lo dà come galassia gold, quasi come se volesse essere altrove, abitare altrove, come se qui provasse a volte desiderio di fuga, angoscia, paura per quello che c'è. Benissimo. Entità eteriche. Vediamole. C'è il lupo, quindi un canide che viene appunto con cappuccetto rosso. Poi c'è si chiama? Una mantide che a volte è come se subdolamente le creasse un senso di sottile compiacimento per tutto il dolore che lei ha vissuto. E poi c'è il lupo, che invece fa il contrario, che le fa provare angoscia, sofferenza, paura, voglia di scappare via da tutto. Con il compiacimento tipo martire. Io Sì, poverina. sì, sì. Quindi colpa degli altri. Sì, me ne sono successi di tutti i colori. E poi c'è tipo un avvoltoio che si nutre di carogne e un EDL. Entità mentali. Si chiama il peso della vita. Mi fa proprio percepire come a volte per lei la vita sia troppo difficile da sostenere. Lei che spesso si sente incompresa, spesso si sente schiacciata da tutto quello che lei ha vissuto. Poi diciamo che è come se questo
percepire la vita così dura, così faticosa, le fa sentire anche di contro un'attrazione verso la morte. E questo da diversi punti di vista, vedo. Nel senso che da un lato è come se avesse una particolare sensibilità nel connettersi ai disincarnati. Dall'altro è come se riuscisse a vedere tra le persone viventi, riuscisse a identificare chi sono gli zombie, cioè riuscisse a vedere quelle persone che sono dei finti vivi. E dall'altra anche proprio c'è un'attrazione per la morte nel senso di cessazione della vita. Perché l'altra vita che arriva dopo la morte potrebbe essere più lieve, più sopportabile e più amorevole di questa. Livello? 3, 4. Ce ne sono altre? Identità mentali? Per me è questa che racchiude poi diversi aspetti, però fondamentalmente proprio il suo rapporto, no? Con la vita, di cui accusa molta pesantezza. E impianti. Allora vedo tipo una placchetta innestata nell'emisfero cerebrale destro, perché è come se da un lato la facesse essere molto creativa, dall'altro la inibisce nel potersi esprimere completamente nella sua creatività. Le dice che deve stare all'interno di una strada che è stata decisa da altri, perché poi in realtà è sempre comunque decisa da sé, no? E poi c'è una specie di forchettone, tipo quelli che si utilizzano per l'arrosto, per esempio, no? Che è come se la punzecchiasse, in parte per farla sentire a disagio con il proprio corpo e in parte anche per metterla in un angolo, farla stare a parte, isolata in un angolo. Poi? No, non ne vedo altri. Ok, io vorrei parlare un attimo con l'anima di Luana. C'è? Sì, si chiama Velo da sposa. Ok. Cara Velo da sposa, al di là di tutti i cazzi e mazzi, perché il grande ritardo per questa sessione? Virgola. Noi qui cosa siamo a fare oggi? Siamo qui a comprendere che il tempo dei temporeggiamenti è finito. Siamo qui a chiarire il valore della vita, Qual è? la meraviglia della vita. Comprendere anche la bellezza della morte. Comprendere che la vita va vissuta con entusiasmo, con brio. Con un atteggiamento di colpevolezza? No, Luana rifiorisce e sente il profumo di sé. Ma il processo per Luana è stato un po' lungo. Perché? Perché lei ha creduto fortemente al film in cui è stata incastrata.
Ci sono individui che a volte riescono a vedere che si tratta di un film, riescono a vedersi come registi, come attori, come sceneggiatori. Luana invece no. Ha creduto veramente a quello che le persone le hanno detto, come l'hanno fatta sentire una nullità. Ha creduto veramente a tutto quel dolore. E invece è tutto un film, è tutto un gioco. Monica, andiamo alla tempestata di sogni dopo la prima sessione. Luana ne fa uno in particolare, che non è un sogno, perché lo interrompe, si augura di non continuarlo più, si mette a dormire e lo ricomincia. È in guerra, lei scappa, protegge qualcuno e si va avanti così. Andiamo a quel giorno. Cosa è successo? Qua mi sono arrivate due cose. Una, che veramente lei è connessa, è molto sensibile nei confronti della morte, e nella guerra ci sono molte morti. Per cui su di lei la guerra ha un impatto emotivo molto forte, perché la guerra è morte. Ma mi è venuto anche che lei è come se stesse in fuga da tutta la sua vita, che davvero era come uno scappare dalle bombe, proprio perché lei non si sentiva mai al sicuro, non si sentiva mai protetta, si sentiva sempre di doversi guardare le spalle, di non potersi lasciare andare, si sentiva di dover scappare da diverse situazioni. E quindi nel sogno è come proprio per immagini molto profonde, molto sentite, rappresentare tutto questo. Lei si sente in fuga di doversi riparare laddove non arriva il pericolo, ed è una vita che fa così. E quella che teneva per mano, sì, è vero, in qualche modo è sua figlia, ma in qualche modo è anche la se stessa più fragile, quella più impaurita, quella che è ancora nella terza dimensione. L'altra che scappa è quella in qualche modo nella quarta. Quella che scappa. Sì. Seconda esperienza, ogni tanto fa delle induzioni. In una di queste ci sono io, che le dico vieni, le prendo le mani e poi le immagini proseguono con acqua e luci, luci come se fossero macchine che passano a grande velocità nel buio della notte. Che è successo? Quando ne ha parlato a me è venuto l'immagine del lupo e Cappuccetto Rosso, ed è stato quel periodo della sua vita in cui lei era una delle tante volte in cui cercava di scappare da qualcosa che era nello specifico proprio della sua vita un insegnante che le dava veramente il tormento. Eh, aveva proprio preso lei come sua vittima, e quindi la perseguitava proprio, no? La ossessionava. E vedo lei proprio quasi che scappa con la propria auto via nella notte per scappare lontano da quest'uomo, con la paura, l'angoscia di rivederlo il giorno dopo e il giorno dopo ancora. È vivo, no, Luana? Sì.
che tu sappia. Chiamiamolo nel cinema. Io l'amavo. Viene qui proprio io l'amavo. Così un po' teatrale, no? E l'amava davvero. Ma La no, studentessa. Ma viene. sì. La figlia di Luana, il figlio più la nipote, il marito e l'amica. E la sorella che è un E la po' sorella. Mhm. in lutto, ovviamente, no? Perché mi viene tutta vestita di nero. E anche lei che, no? In questo momento porta la morte, porta il senso di colpa. E viene anche la, come si chiama? La nuora, la moglie del Mhm. figlio, Mhm. ok? Con appunto la creaturina. Sì, 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 ci sono tutti. Anche l'amica? Certo che sì. Chi è più interessato? Questo vecchio professore universitario sembra Jack Nicholson. Quindi ha come anche degli sprazzi, no, di genio, di consapevolezza, poi però la pazzia, non so, Chi? Il ecco. prof? Sì. E dunque, più interessata direi l'amica. No, il marito no, non è interessato. Il marito è come se cercasse di dirle che deve fare qualcos'altro, come a chiamarla e dirle: Ma c'è questa roba qui da fare, non ti ricordi? Ci eravamo messi d'accordo che avremmo fatto sta roba qui per distrarla. Lui vorrebbe la vecchia Luana, quella che cioè, si faceva condizionare, Quella che obbediva? quella, sì, quella spaventata, sì, sì, sì. Quindi direi l'amica, sì, la più interessata è l'amica. Ok, andiamo all'episodio del prof, vediamo cosa succede a livello eterico. A livello eterico lei sembra una bambina che ripone fiducia in un adulto che sembra darle un po' corda, sembra finalmente aver trovato un adulto che l'apprezza, un adulto che la fa sentire speciale, mentre tutti gli altri l'avevano un po' bistrattata, criticata, eh, mal indirizzata o ignorata a volte. Mm. Questo invece appunto che la fa sentire un po' eletta, ecco, lei Mhm. così è come se si lasciasse andare. Quella bambina che non ha avuto quella guida, che non ha avuto quei complimenti, adesso ce li ha. Però appunto lui si rivela poi un lupo. Hanno avuto delle vite precedenti insieme, questi due. Luana e il prof. Questa qui è un po' strana, perché mi fa vedere, la dico, però tanto abbiamo tutti avuto delle vite molto forti, dove Mhm. lei è un boia e lui è su una sedia elettrica. È cambiato solo il ruolo. Mm. Altre?
tipo due vicini che discutono per una siepe che c'è in comune, sono delle discussioni insomma banali tra i vicini, però va a finire un po' male. Monica, Portale Aureo. Tempo fa muore l'unica figlia della sorella, già donna, di anoressia, chiamiamola. È come se lei mi dicesse che si sentiva proprio grassa, non voleva essere grassa, e quasi fino all'ultimo si è sentita così. Però adesso è come se ci proponesse un'immagine di lei normopeso. Quindi anche una ragazza mi viene con le sue forme, carina, con un viso fresco, quindi ovviamente molto diversa da come poi lei era andata riducendosi. Non escludo che ci sia stato un momento della vita in cui poteva essere così. Prima che l'ossessione prendesse il sopravvento, un'ossessione tra l'altro alimentata da delle potenti entità. La vedi accompagnata o sola? Cosa c'entra? C'è tipo un poliziotto. Ah, ho capito. È come se lei avesse ancora una specie di guardiano. Mm. Mhm. Come posso dirti? È un po' una mente da penetrare, no? Quella di alcune ragazze, donne che soffrono di anoressia, come se ci fosse una specie di guardia che gli dà l'autorizzazione o gliela nega. Ok? Mhm. Tu non devi fare questo, tu non devi mangiare, tu non devi pesare oltre a quello, ok? È come se loro obbedissero a questo guardiano. Quindi è come probabilmente perché comunque questa ragazza è anche morta da poco tempo. Io le vedo ancora un po' al fianco questo guardiano, anche se vedo che lei si sta già iniziando a trasformare perché mi ha presentato una lei normopeso, carina, no? Mhm. Però il guardiano, diciamo così, poliziotto, glielo vedo ancora vicino. Questo condizionamento, non libertà. C'è sua madre nel cinema. È come se loro due non riuscissero a comunicare, perché la madre la vedo appunto vestita di nero che continua a piangere, piangere, piangere e neanche quasi si accorge che c'è la figlia. Mentre invece se ne accorge molto bene Luana, però appunto Luana ha proprio una spiccata sensibilità e per ciò che è rarefatto, ciò che è nell'altra dimensione. Cosa dice la nipote alla madre? Che messaggio vuole lasciare? Ti ho fatto penare tanto. E sai che cosa? Che ancora un po' i discorsi non sono completamente voluti, no? E questo è comprensibile, perché dice ti ho tolto un peso. Ehm, quindi io riferisco quello che arriva. Mhm. E la madre cosa dice alla figlia? E io vedo che la continua a piangere disperatamente, come se non riuscisse a sentire questa voce, non riuscisse a vedere questa presenza. Talmente tanto è immersa nel proprio dolore. Ma è anche un dolore accompagnato, come dirti, da un'autoaccusa, da un senso di colpa.
proprio necessario che questa madre ehm, smetta di darsi le colpe e che comprenda, come sta comprendendo mano a mano Luana, che in questo gioco ci siamo messi tutti d'accordo. Non ci sono vittime, non ci sono colpevoli. Cosa vuole fare la nipote? Voglio imparare a liberarmi da questo guardiano che mi ha tenuto a bada per gran parte della mia vita, dicendomi cosa dovevo fare e cosa non dovevo fare, chi ero e chi non ero. Ma mi occorre del tempo, perché lei deve arrivare a capire che il guardiano era lei, ma non l'ha ancora capito. Per lei è ancora qualcuno di esterno questo guardiano. E adesso che l'hai detto? E no, cioè non è tempo per questo tipo di comprensione per lei. Ha ancora bisogno, cioè lo deve proprio sentire profondamente. E c'è ancora del tempo necessario. Mm. È in grado di andare nel portale aureo? Immagino di no. No, ancora no. Quando ci andrà, se ci andrà e se ci vuole andare. È un lavoro in atto, lo sta davvero facendo. Ripeto, mi si è presentata con questo viso roseo, in salute. Quindi si sta rigenerando, ok? Però deve arrivare a delle comprensioni maggiori. Quando? Allora, al momento attuale mi parla tipo come se fosse 1 anno e mezzo. Ma quindi per un disincarnato il tempo è importante. Allora, Ah, noi lo chiamiamo tempo, ok? Perché noi contiamo giorni, cose del genere. Per loro è come se fossero degli scalini, però non è neanche giusto dire scalini, ma dei gradi di penetrazione della verità. mhm. Deve maturare un processo. Sì. Cosa vuole dire alla zia, a Luana? Mi hai già visto col cuore che ti ho mandato? Di nuovo te lo sto mandando, lo stai percependo? Mi piacerebbe mangiare un dolcetto. Diamole questa esperienza. Vedere un pasticcino. Ho la pasta frolla, la crema e sopra c'è la ciliegina. Mandiamoglielo. Eh, tocca appena appena col mignolo e la crema, no? Ed è tutta deliziata. Perché non lo mangia? Perché c'è il guardiano. Mm, esatto. Come ti ho detto, ci sono ancora delle cose che deve comprendere profondamente. Quando mangerà il pasticcino potrà andare nel portale aureo. Allora mi dice, quando io riuscirò a mangiare il pasticcino e condividerlo con mia mamma. Perché naturalmente si è creato un groviglio di vicende, di emozioni eh, difficili, no? Mhm. Va bene, la salutiamo, ma siccome mi hai detto fin dall'inizio che Ho odiato mio padre, ha un senso questo? Ho odiato mio padre. Dice. Luana, sì, è Quindi capisci che questa la causa dell'anoressia.
C'è del tanto suo caso. c'è tanto da riuscire a vedere per questa ragazza. La salutiamo se vuole, lei è sempre qui perché non se ne va, no? Quindi Sì. chiamiamo tutti i disincarnati che Luana ha visto in vita sua, anche se non se lo ricorda, se non ne ha contezza. Addirittura mi fa vedere anche quando era nell'aula universitaria, però penso che qua sia studentessa perché la vedo di là, come se non capiva neanche lei che cosa succedeva, c'era una specie di blackout, c'era un qualcosa che andava un po' fuori dal consueto svolgersi dei fatti e in realtà è come se avesse la percezione, ecco, di un disincarnato. Poi me lo fa vedere anche nei momenti in cui raggiungeva dei forti apici di sofferenza sua personale. Mi fa vedere lei che viene, credo, sottoposta a violenza. Non so, forse la stanno picchiando. E allora lì non so come, c'è come un'affinità con un disincarnato che ha avuto qualcosa di simile. Ok? Però come dei flash velocissimi, di cui, come dici tu, ha contezza fino a un certo punto. A volte quando ha a che fare con la musica, lei la ama molto la musica, e allora lì sono dei disincarnati però più lievi, diciamo, più leggeri, più pacificati. Ma in generale mi fa vedere proprio anche come a volte lei, anche solo camminando per le strade, riesce a vedere chi è vivo e chi è morto, chi sono i morti che camminano, nel vero senso della parola, cioè che biologicamente sono ancora vivi, ma sono morti dentro. Ed è quello che in qualche modo vede nel figlio, perché è come se, ovvio, no? Il figlio è vivo, ma come se vedesse che in parte invece è morto. Mi parla proprio di necromanzia, la capacità di comunicare con i morti. E i morti sono anche quelli vivi. I cinivaccati? Sì, o anche, sì, però neanche tutti, però alcuni sì, che magari non hanno neanche capito in cosa poi sono stati ingannati. Cioè non hanno capito il loro errore e portano avanti questa scelta, come fa per esempio il figlio. Si è cinivaccato, non ha minimamente capito quanto siano gravi, no? Per il nostro corpo e per la nostra anima e porta avanti questa narrativa Cinivac anche verso la figliola. E quindi in questo lei percepisce questa parte morta del figlio e questa sua sensibilità che gliela fa percepire. Dove per morte intendo disconnessione dalla propria anima. Mm. Qual è la situazione dei cini, Monica? La vediamo tutti. Ed è una diga che si sta aprendo. Si aprirà sempre di più. Quante sono le tipologie di cini, al di là delle marche, dei produttori? Quali sono le tipologie di questo deve fare quello deve lavorare sul cuore, quello acuisce le malattie presenti in ambito, non so, tumorale. Oh, non so se sono in grado di vedere così bene. Cioè, mi ha detto 4. E in effetti forse più o meno come se ci fossero, non so come dirti, 4 intensità come che però non è che cioè tipo il terzo più del primo, non so come Mm-mm-mm. dirti, no? Come se ci fosse
anche perché alcune persone hanno avuto problemi già dopo il primo, sono morte, cose del genere, no? Come se ci fossero 4 livelli di intensità per riuscire ad agire. In quello più intenso puoi agire su più fronti e in maniera più elevata. Io di più non riesco a vedere. Stanno funzionando tutti e 4? E... sai che alcuni no? Alcuni no, ma nei prossimi anni sì. Ok. Luana, se puoi appoggialo il telefono, così non ci viene il mal di mare. Appoggialo. Su quello che doveva essere il progetto, a che punto siamo con i Cini? Cioè, i Cini stanno lavorando al 2%, 5%, 90%? 20. E il 100% è la fine lavoro, è il fine lavoro. Il fine A me lavoro dice cos'è? 7 anni. Il fine lavoro qual è? Di 7 Malati? anni per, diciamo così, realizzare, diciamo, no? Tutto quanto. Io dico anche tanti malati incrociati forzosamente con l'intelligenza artificiale, perché molte persone poi dopo non riescono neanche più a camminare, no? Perché iniziano ad avere dei problemi inspiegabili. Fanno tanti esami e non si riesce a capire perché gli manca l'energia e la forza di camminare. E quindi come se allora poi la proposta fosse quella di dire, bene, adesso tu puoi camminare grazie a questa integrazione. Eppure non c'è ancora un riconoscimento legato al fatto che avevamo ragione. Perché? O c'è, ma si sta zitti perché ci si è accorti di aver fatto una cazzata. Beh, il riconoscimento intendi da parte delle persone comuni? Sì, E alcuni dicono, ma tu hai capito che adesso io ho pensieri più grossi? Non cioè. posso stare a pensare al latte versato. eh. Beh, qualcun altro dice hai fatto bene a me. Qualcuno sì. Avessi potuto l'avrei fatto anch'io, qualcun Esatto, altro. che allora vuol dire negare la frase precedente. Esatto. Ma c'è speranza per chi ha fatto questa scelta? Per esempio la nipotina. Ciao Roberto. Ah, beh, chiamalo. Ah, vabbè, no, è un burattino, cioè, non so come dirti, non vedo neanche anima, è proprio stato risucchiato completamente, buttato già, usato e buttato. Dicevo, la nipote della nostra amica che è una bambina che ha subito un sacco di aghi ovunque da parte dei genitori. Ha speranza? Cini di tutti i tipi, penso, immagino, no? Allora, mi è un po' difficile pronunciarmi, no? Mhm. Trovo a che fare con un'anima che mi dice 10. Come se mi facesse capire, noi siamo 10 volte più forti di quelle che pensano. Mm. Lei lo è? Sì, però non si può superare un limite. Ma il Cini invece indebolisce di quanto? Di 8? Di 11? Mm, Di 2? di 4, mi dice, mi fa vedere 4. Ma noi se vogliamo siamo 10 volte più forti?
Ci vuole un processo spirituale. Sì, sono tanti fattori. Va bene. Torniamo a Luana. Il carbone deve diventare diamante. Cosa fa a queste parole? Il marito vorrebbe fare la pipì sopra il carbone per impedirgli di diventare diamante, no? E lei glielo permette. Lei, nella sua sessione, nel suo cinema, cosa fa? Non voglio più farmi mettere i piedi in testa da nessuno. E adesso io affermo me stessa, affermo la mia natura divina. Non c'è nulla che mi separi dal mio diamante, dal mio essere diamante. Come se buttasse via questo velo da sposa, perché prima abbiamo visto che la PS si chiamava Velo da sposa, che in qualche modo era un qualcosa che effettivamente la ferma, no? L'essere imprigionata da questo velo da sposa, da questo matrimonio, anche un po' dal ruolo di madre, no? Come dire, io devo certe cose perché sono moglie e sono madre. Ha buttato via questo velo da sposa e adesso la sua PS è diamante. Andiamo al cluster. Un vecchio armadio a muro in cui ci sono dei vestiti insignificanti per una persona insignificante. Dei vestiti che la devono coprire, non devono mostrare chi è, non devono mostrare il suo corpo, la devono nascondere. Invece Luana dice che lei vuole mostrarsi per quella che è, lei vuole uscire Quindi li verso la tiene questi vita. vestiti e questi No, armadi. no, E no. come se ne libera? Sì, certo. Come se ne libera? Spinge via. Vedo proprio che vuole farlo con il proprio corpo perché ha proprio bisogno di riprendere connessione anche con questo aspetto qui terreno, materico. Quindi ha bisogno di effettuare un'azione pratica, quindi spinge via l'armadio dentro il portale definitivo. Ok, le ricordo che ha bisogno di vestiti, non può andare in giro nuda, quindi se butta questi dovrà sceglierne di nuovi. È un atto che comporta una obbligatoria scelta cambiamento. Quindi diversamente da come, non so, vediamo i contratti come ragni, ragnatele, libri vecchi, li butto e stop, in questo caso vanno sostituiti e le suggerisco di farli diventare anche degli ad eternum. La principessa, la Cenerentola direi, no? Sì, che poi va con la zucca e ha l'abito fatto dai topini. Cinderella. È una bella idea perché è anche un po' come recuperare la sua infanzia, quell'infanzia non vissuta pienamente, quindi hai dato un'immagine di fantasia
perché lei è una persona fantasiosa e creativa. E quindi è così. Il suo ad eternum rappresenta proprio questa principessa che apre, distende, diciamo così, no? L'abito largo con le mani, lo mostra quanto è bello, quanto è femminile e quanto sia giusto per lei. Che lei possa riscoprire che cosa significa essere femmina, donna. Avatar, c'è qualcuno? C'è come se avesse lasciato un tappo di sughero, eh, perché come se, a volerle rinfacciare, ricordare, ma tu sei solo un tappo, non vali niente, tu sei piccola, sei, no? Priva di valore. Lo teniamo? Dove vuole andare, Luana? Insomma, un po' sì, tutto no. Non esageriamo, chi si crede di essere? Io sono un diamante, non sono un tappo. È proprio sicura? Chi lo dice? Io lo sento sbocciare dentro di me. Questa è la verità. E se ti sbagliassi? Ogni volta che mi verrà il dubbio, io mi connetterò alla sorgente e avrò la risposta, che è questa, che sto dicendo in questo momento. Io sono un diamante, non sono un tappo. E se invece ti connettessi al basso astrale e non alla sorgente? Lo sentirò dalle mie emozioni. E se fossero false? C'è una pietra che lei stringe. È come se effettivamente lei avesse bisogno di un rapporto con la materia, quindi scegli una pietra che è come anche un po' una guida, è anche un po' una sorta di riscontro rispetto alle emozioni che lei prova, che l'aiuta a comprendere in che direzione sta andando. È bianca, però ha anche delle striature colorate. Però poi sceglierà la pietra che più le piace, anzi è proprio un gioco che lei può fare, andare in un negozio che vende cristalli vari, pietre, e scegliere quella che istintivamente la attrae. Poi ovviamente a casa la pulisce e la ricarica. Ok, con queste condizioni, il lupo e Capuccetto Rosso, la mantide, l'avvoltoio e un EDL, ci sono ancora. No? Il peso della vita, È diventato il gioco della vita. gli impianti, Li ha tolti. Galassia Gold, No, non c'è più. il requiem iniziale. È un minuetto, credo si dica, Mhm. eh, brioso, vitale. Nuova frequenza di Luana. 190. Nuova consapevolezza. 166. Anima.
57. Vite? 1497. Cervello? 9,8. Suscettibilità ipnotica? 61. 4D, 3D, 3D, 4D? 43. Vivacità animica? 68. Un po' di messaggi. Luana alla nipote. Piccolo anima, vola, si libera. Luana al figlio, che è padre della nipote. Vorrei ti liberassi da questo incantesimo. Lascio a te la scelta. Luana alla sorella in lutto. Ritorna alla luce, ritorna alla vita. Siamo qui per questo. Luana al marito. Dico quello che viene, Mhm. La fine è dietro l'angolo. Luana all'amica. Lei ride. Da tempo immemore io e te. Luana alla prof. Al prof. È stato orribile, ma è acqua passata. Luana a se stessa. Per mari e per monti, sottoterra e oltre, nel fango, nella vergogna e nella paura. Per riemergere, cammino in un campo di grano tra i fiori e sono felice. Mhm. Molto probabile che questa sessione si intitolerà Dubbi. È sicura, le instillo questo dubbio, di darsi questo messaggio? Più attingo in profondità dal mio pozzo, più questo messaggio è vero. Se con il secchiello mi fermo a una profondità intermedia, ho i dubbi. Più vado in profondità, più ho la certezza. Come la vedi? È come se dovesse percepire lo scorrere della vita in ciò che veramente è dotato di vita. E quindi l'invito è proprio questo, di sentire la vita, per esempio, attraverso i cristalli, ce n'è tanta, attraverso alcune piante, quelle che piacciono a lei. E anche, che ne so, mi fa vedere, andando nei parchi giochi, a vedere i bambini che giocano, che urlano. Se dovessi... Mhm. Poi mi fa vedere anche l'acqua che zampilla, sì, percepire la vita dall'acqua. Se dovesse rifare il sogno della guerra, come lo rifarebbe? Un sogno pilotato, mentre prima lei è stata, diciamo così, vittima, no? di questo sogno, perché non riusciva in alcun modo, no? a deviarlo, adesso invece riesce proprio a cambiarlo. E
può manovrarlo come preferisce, trasformando questo scenario, perché alla fine è solo questo, è una scenografia, punto e basta, a cambiarla e a farla diventare magari un paesaggio naturale anziché un paesaggio bombardato. E lei salva se stessa, protegge se stessa. Sì, è quello, esattamente quello il senso. Come la vedi? Solo ed unicamente lei salva se stessa. Lei che salva se stessa bambina, com'è che lo immagina? L'immagine è che passa da questa situazione di guerra, fuoco, bombe, rumori proprio di aerei, e in un solo passo arriva invece in una spiaggia. Arriva in una spiaggia e c'è lei, c'è la bambina e vedo che corrono sulla sabbia morbida e poi si tuffano in acqua per fare un bagno. Ok. Qualcosa da aggiungere? Credi nella vita, nella forza, nella meraviglia della vita. Come la vedi? In fase di apertura, proprio come se fosse un fiore che si sta schiudendo. Perfetto.